Siamo diventati un popolo di accampascuse. Non importa quanto il nostro volto sia sporco, di sterco. Quello che conta è tenersi lì attaccati alla poltrona. È, è banale, no? Ormai sta storia la si tira fuori quando le cose non vanno bene. Ma è così, ma è così, ma è così. Cioè, non importa conservare un briciolo di dignità. No, quella è superfluo. L'importante è stare lì, al proprio posto, non farselo scappare di mano. L'importante è quello. Ascoltavo le dichiarazioni di Gravina ed è tutto chiaro, eh. Ed è tutto chiarissimo. Tutto. Non hai bisogno neanche di guardare una partita della nazionale degli ultimi 10 anni per capire perché c'è così tanta penuria nel nostro movimento calcistico. Non c'è bisogno. Non dovete scomodarvi. Anzi, chi l'ha fatto ha forse anche buttato alle ortiche tempo e prezioso, come ho fatto anche io l'altra sera, no? Stare lì a guardare la partita quando poi invece c'è da seguire un campione come Sinner, che magari lo lasciamo non in secondo piano, perché adesso veramente, veramente la gente si avvicina più, no? A altri ambienti. E fa bene, e fa assolutamente bene. Io sono il primo, oggi mi metto alle 15, bello, tra poco, e mi guardo sì, me lo godo, me lo voglio godere e mi sento orgoglioso nel vedere una partita e un professionista del genere che ci rappresenta in qualche modo. Mi sento orgoglioso. Invece provo vergogna, tanta vergogna, quando poi invece queste figure qua eh, continuano a dire delle cose che sono inascoltabili. Ragazzi, parto da questa considerazione, veloce, rapida. No, considerazione, dichiarazione di Gravina. Si può no, no, no. La Norvegia ha avuto una crescita esponenziale. Adesso è tra le squadre più forti sul piano atletico e fisico. Rappresenta qualità con campioni di livello. Ora sono più forti di noi. La verità è che il campionato ci ha consegnato i ragazzi stremati. Alcuni il CT li ha potuti vedere 2 o 3 giorni prima della partita. Che non si può preparare in questo modo quando hai una corazzata di fronte. Spero sia stata percepita l'importanza di quella partita. Se non è stata sentita come si doveva, allora c'è da fare un'analisi diversa. La maglia azzurra è un'eredità e la storia è scritta da uomini. Ne parliamo. E come se lo facciamo prima, come al solito, vi invito a lasciare un like per l'algoritmo che come al solito sta lì. Iscrivetevi per seguire i prossimi contenuti e non lo so, stasera credo che magari guardo la Spagna col Portogallo, la finale di Nations League, perché vi faccio vedere che competizioni che contano, non contano, questo, quella, giocatori che vengono logori dopo un intero campionato e giocano a calcio, e giocano a calcio, e giocano a calcio, scampanellate per la notifichina. Mi aggrappo a questo per dire che ma che so sempre ste scusanti, giocatori stanchi, ma non sono stanchi gli altri. Non sono stanchi gli altri, sono stanchi solo e sempre no. Cioè, questa storia che io sentivo anche da interista quest'anno, che ce la siamo portata fino alla fine. Quando le cose poi sempre la stanchezza buttiamo la stanchezza. La stanchezza o il valore a questo punto dell'avversario, cioè la Norvegia, per carità, bravissimi, forti, so credibili, sono adesso veramente una bella realtà, bravi loro. Ma veramente stiamo qui a parlare della Norvegia come una corazzata. Stiamo qui a parlare della Norvegia come una corazzata per difendere, no? Una sconfitta così penosa. Ma di che stiamo a parlare? E poi mettiamo che fosse vero che oggi la Norvegia è nettamente più forte dell'Italia. È ancora più grave. Sta roba qua, sta cosa qua che dice che è ancora più grave. Se un popolo di 5 milioni di abitanti, andate a vedere, se un popolo di 5 milioni di abitanti riesce ad avere una crescita così esponenziale negli anni, da diventare una realtà così credibile, e noi con 60 milioni di persone facciamo sta fine qua, allora cosa si è fatto in questi anni? Perché abbiamo delapidato tutto? Perché? Ma qualcuno avrà delle colpe. Dico, qualcuno avrà delle colpe.
Io non lo so, cioè non se ne rendono conto neanche delle cose che dicono. Cioè, veramente senza vergogna, senza dignità, senza vergogna proprio, senza vergogna. Attenzione, io sono d'accordo anche quando si dice che cambiamo il CT perché non è stato all'altezza, perché ha fallito all'europeo, bruttissimo, e oggi ci ritroviamo ancora una volta male. Sono anche d'accordo. Sono anche d'accordo, ci sono degli errori evidenti. Ne ho parlato quando? Ieri l'abbiamo fatto? E no, io tra l'altro prendo sempre l'abuso. Ma cosa vi dicevo dopo? Cosa vi dicevo dopo Mancini? Cosa vi dicevo dopo Mancini? Perché tutti volevano la testa dopo aver ovviamente scivolato così miseramente non qualificandoci ai mondiali. Tutti volevano la testa di Mancini. Io vi dicevo sì, sbagliato, assolutamente. Ma non dovete minimamente pensare che cambiando solo Mancini risolviamo i problemi. Anzi, magari. Detto fatto. Era Mancini il problema? Era Mancini il problema? So 10 anni che facciamo pena ed era Mancini il problema? Non scherziamo ragazzi, non scherziamo ragazzi, qua ci sono dei problemi alla base che si sono adesso anche cicatrizzati e se non cambiamo, anzi se non invertiamo il prima possibile questo trend, non perderemo solo questi mondiali ai prossimi 10. Perché voi non voi, ci vorrà del tempo, no? Ci vorrà del tempo, è come quando tu devi portare la macchina di nuovo alla quinta. Però prima devi andare in seconda, in terza e quarta, devi avere un'accelerazione per poi arrivare ai 100 km/h. Ci vorrà del tempo. Ma se ancora qua camminiamo proprio a motore spento, non siamo in grado ancora neanche di accenderla la macchina. A dove andiamo? E dove vogliamo andare? Ragazzi, ma che fine faremo? Perché a me quello che preoccupa non è neanche e unicamente e soltanto il problema che abbiamo oggi, andare ai prossimi mondiali, perché il problema è che la gente guarda sempre solo a quello che ci sta davanti, quello che sta davanti oggi è i prossimi mondiali. Ma qua bisogna capire la il movimento calcio italiano va analizzato per quello che è. Ma cosa siamo diventati e cosa diventeremo se non si farà qualcosa? Cosa diventeremo? E ripeto, ne ho già parlato ieri, delle inchieste delle Iene, di quello che viene fuori, la sporcizia che c'è, no? Scuole calcio, settori giovanili, la sporcizia che c'è e non si fa niente. Ma di che parliamo, ragazzi? Di che parliamo? Poi il solito discorso. Non mi ricordo chi lo diceva, lo leggevo. Dalle altre parti di 2006 giocano in Champions. Per noi sono dei ragazzi, sono dei bimbi per noi, i 2006. Li consideriamo tali. Mm, Questo è il tutto. Non lo so. Io sono sempre più indignato, ripeto. Poi da quello che dice Gravina mi pare di capire che adesso martedì vedranno, si parlerà e non l'ha confermato, molto probabilmente potrebbero anche separarsi, non lo so, ma il problema è che dovrebbero entrambi fare un passo indietro. Quando dice non mollo, lasciare io, sono convinto e lo sono quasi il 99% degli addetti ai lavori dei delegati che mi hanno dato fiducia, solo qualche mese fa, quindi non capisco, non vedo, diciamo, possibilità di mollare in un momento così delicato. Alcuni attacchi li ritengo emblema di un immobilismo, sono strumentali e inutili, studiati e mirati. Quindi non mollo in un momento così delicato. Va bene, facciamo così. Ma se non si va ai mondiali, o se si fallisce ancora una volta, mollerai almeno in quel caso o neanche lì? O neanche in quel caso? Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Non fatemi essere cattivo, dai. Signori, fatemi sapere cosa ne pensate voi, commentate, like, iscrivetevi al canale, un grande abbraccio. Io intanto, per non saperne leggere e scrivere, alle 15 vado a sostenere Sinner, un italiano vero. Un grande abbraccio, da Neschio. La porta. La porta.